Buongiorno ragazzi, benvenuti alla seconda lezione su Eraclito. L'altra volta abbiamo parlato della vita, della biografia di Eraclito, del significato complessivo della sua opera. Abbiamo parlato di un primo tema della filosofia di Eraclito, no? La critica dell'ignoranza umana e la critica anche dei multiscienti, no? Dei falsi sapienti che non comprendono la verità delle cose, non comprendono il logos, e anche la critica della conoscenza sensibile, la critica da un punto di vista gnosologico del tentativo di comprensione delle cose attraverso i sensi. Ora cerchiamo di andare proprio nel centro, ed è Sofì, che bella la mia gattona Sofì. Andiamo proprio invece verso il fulcro, verso il cuore della filosofia di Eraclito. Qual è la verità? Qual è per Eraclito questo logos? Che bello questa gatta, che bello accarezzare questa gattona Sofì. Adesso la facciamo andare, ci ha augurato buona fortuna come tante altre volte all'inizio delle mie video lezioni, ma vuoi restare qua con me mentre spiego? No, non lo so, le facciamo fare un bel salto e così la salutiamo e parliamo quindi di Eraclito. Abbiamo visto che Eraclito chiama la verità delle cose il logos. Fate attenzione, questo è molto importante. Lui scrive in maniera oracolare, scrive con delle parole che a volte possono non essere precise, con delle parole che possono avere più sfumature di significato, parole che affondano nel loro senso all'interno di una visione oracolare, di una visione sacerdotale. Che cos'è il Logos? Lui per Logos intende quello che Parmeide chiamerà verità, ma Parmeide la chiamerà proprio verità con una parola, la vedremo, che significa proprio verità in greco. E invece Eraclito è più sfumato. Il Logos è la verità delle cose. Lui per logos intende un po' quello che, ricordate, Taleti o Anassimene o altri consideravano l'archè, cioè il principio proprio che è alla base di tutte le cose. Vedremo che c'è un'interpretazione di alcuni frammenti di Eraclito che intendono proprio il logos come l'archè, come il principio. Quindi per logos che cos'è per Eraclito? Il principio di tutte le cose, e ricordate che il principio di tutte le cose è anche ciò che dà legge, ciò che dà senso, ciò che regola, che muove tutte le cose. Per Eraclito il logos in un primo significato è la legge generale del cosmo. È la legge generale, d'accordo? È la legge generale del cosmo. Tutto è mosso, è regolato da un logos, d'accordo? C'è una legge generale delle cose in tutto l'universo che le ordina, che dà un senso, che fa avvenire certi eventi in un modo piuttosto che in un altro, secondo un senso di giustizia, un'intima razionalità che pervade le cose. E quindi tutte le cose si conformano a questo logos universale. Il logos è la modalità di funzionamento di tutti gli enti dell'universo, è proprio una legge generale del cosmo che muove tutto, una legge che stabilisce come e quando le cose nascono, crescono, muoiono, che stabilisce, ordina e mette in relazione tra loro tutte le vicissitudini, tutti i fenomeni dell'universo. Fate attenzione perché logos, oltre a essere appunto il logos nel senso di legge, il logos nel senso di legge di sviluppo, legge di funzionamento delle cose, logos ha anche due altri significati che si trovano in Eraclito, sono tre sfumature di significato. Sicuramente Eraclito non distingueva necessariamente tra queste tre sfumature. Logos in greco significa anche, fate attenzione, ragione, razionalità,
Eraclito usa la parola logos anche come ragione. Quindi capite perché? Perché la ragione, voi direte, appartiene all'uomo, d'accordo, però non è proprio così, la ragione appartiene anche al cosmo. Cioè il logos, che cos'è? Ho detto prima, è una sorta di intima razionalità, di legge razionale che fa funzionare l'universo in un certo modo. Però la ragione, capite, è anche la ragione di ogni singolo essere umano che comprende questo funzionamento. Quindi da un certo punto di vista potremmo dire il logos è la legge di svolgimento dell'universo, ma è anche la ragione umana, la ragione dello stesso Eraclito e di pochi come lui, pochi filosofi che secondo lui raggiungono la verità, che comprende questa legge generale del cosmo. Ma ovviamente la ragione umana che comprende la verità, la ragione umana è un tassello, è una parte del logos universale, perché l'essere umano è comunque interno al funzionamento dei fenomeni dell'universo. E quindi noi potremmo dire che esiste un logos universale, capite? È un logos particolare. Il logos universale è la legge di svolgimento di tutte le cose, che è universale. Il logos particolare è la ragione del singolo uomo, non di qualunque uomo, non degli ignoranti, di Eraclito e di pochi come lui, è la ragione del filosofo che interpreta correttamente le cose, che pensa e che comprende questa legge universale. Quindi il logos particolare della mente filosofica è una parte, d'accordo, è un'espressione, è un frammento del logos universale. Potremmo anche dire che esiste un logos oggettivo, è il logos di tutte le cose, è un logos soggettivo, il logos di ogni soggetto umano razionale che comprende il logos universale, comprende nel senso che lo capisce, ma è compreso dal logos universale nel senso che il logos universale comprende il logos particolare dell'essere umano, d'accordo? Del filosofo. Quindi logos è la legge che muove in generale l'universo, ma anche la ragione umana che la pensa e la comprende. Ma logos significa anche una terza cosa. Attenzione, logos significa parola, significa linguaggio, la parola. Quindi logos è anche la parola che esprime questa comprensione, d'accordo? Questi tre significati per Eraclito vengono espressi dalla stessa parola e forse non c'è neanche una vera distinzione tra i significati. Quindi logos è il principio che muove l'universo, che lo regola, che fa svolgere tutti i fenomeni dell'universo in base ad una ragione intrinseca, in base ad un senso, in base a un'esigenza di giustizia, in base a un ordine. Il logos è ciò che decreta l'ordine dello svolgimento dei fenomeni dell'universo, ma il logos è anche la ragione umana che comprende questa verità universale, è la parola, cioè il linguaggio umano che lo esprime linguisticamente, d'accordo? Quindi verità universale, ragione che la pensa, la comprende, la intende, la pensa, e parola che la dice, sono tutti anelli di una stessa catena, sono tutte espressioni di una stessa realtà, d'accordo? Quindi di fatto la verità, il pensiero che dice la verità, scusate, la verità, il pensiero che comprende questa verità, è la parola, il linguaggio che dice, che esprime linguisticamente questa verità, sono la stessa cosa. Anche questa cosa è proprio in comune con Parmenide. Vi ho detto che non è vero affatto, come spesso si dice volgarmente, da parte di ignoranti che non conoscono davvero la filosofia, che il pensiero di Eraclito sia contrapposto a quello di Parmenide. Vi ho detto che invece il pensiero di Eraclito ha tantissime cose in comune
con quello di Parmenide. E questa è un'altra cosa in comune, ok? Quindi la verità, il pensiero che lo comprende o la parola che lo dice sono la stessa cosa, d'accordo? La stessa cosa. Verità, pensiero e linguaggio sono la stessa cosa. Stiamo ancora in una società in cui la cultura scritta non ha ancora sostituito la cultura orale, quindi comprendere una cosa, pensarla e dirla all'interno della cultura orale era la stessa cosa, cioè all'interno di una cultura orale la parola, il discorso e il linguaggio era del tutto identificabile con il contenuto di pensiero. Molti studiosi hanno messo in evidenza questa relazione, questa identificazione tra pensiero e linguaggio nell'epoca arcaica dei greci. Ma vedremo che Parmenide dirà la stessa identica cosa. La verità corrisponde automaticamente al pensiero che la comprende e al linguaggio che la dice, semplicemente che Parmenide userà delle parole più precise, userà parole diverse per dire verità, per dire ragione, per dire linguaggio, d'accordo? Per dire pensiero, per dire linguaggio. Dirà la verità, che per Parmenide vedremo sarà l'essere, il pensiero e il linguaggio. Invece in Eraclito tutto questo è compendiato dall'unica parola logos, tuttavia anche Eraclito usa più volte il verbo legein, il verbo dire, il verbo legein, è l'infinito del verbo, no? Legein corrisponde, diciamo, alla prima persona del presente, questa qui, lego, che è il verbo che corrisponde ovviamente a logos, a parola, d'accordo? Fate attenzione, però la parola che esprime la verità, l'avete già capito, no? L'ho già spiegato, non è la parola di un qualunque essere umano, d'accordo? Non è la parola di un qualunque, non è la parola di un ignorante o di un presunto sapiente, ricordate, un multisciente. La parola si identifica, fate attenzione, con una dottrina. Cioè la parola è la dottrina, il discorso dello stesso Eraclito, non è la parola dell'ignorante o la parola di colui che, ricordate, secondo Eraclito la stragrande maggioranza degli uomini non comprende la verità, non è la parola di un qualunque essere umano, la parola generica, il discorso di un qualunque essere umano. La parola qui si intende il discorso vero, cioè il discorso dello stesso Eraclito, la dottrina che Eraclito mette anche per iscritto e che descrive il vero, quindi non parola nel senso di qualunque discorso, parola nel senso del discorso vero, del discorso giusto che corrisponde con il pensiero, con la dottrina, con l'insegnamento di Eraclito stesso. Vedete, noi abbiamo un frammento che dice: ascoltando non me ma il logos è saggio convenire che tutto è uno. Adesso vedremo che il logos, la verità, la teoria centrale di Eraclito consiste nel fatto di dire che tutto è uno. Ora lo vedremo. Quindi questa verità che tutto è uno, vede, Eraclito dice: ascoltando non me ma il logos è saggio convenire che tutto è uno. Capite? Non me ma il logos, cioè io parlo e denuncio la verità perché in realtà attraverso me chi parla veramente è il logos, cioè la natura, cioè la razionalità insita nella natura. Io esprimo a parole la mia comprensione della verità, ma la mia comprensione della verità non è altro che l'espressione di una verità universale in cui io sono immerso, ascoltando non me. Dite, non ascoltate me, perché quello che io dico non è altro che ciò che corrisponde al logos universale, d'accordo? Che cos'è questo logos? È la dottrina centrale di Eraclito,
Eraclito è il fatto che tutto è uno. Eraclito è d'accordo con Anassimandro, ma anche con Pitagora, che l'universo sia costituito da tantissime coppie di contrari che si scontrano, che sono in lotta tra loro. La nascita, il divenire, la morte, le trasformazioni, i mutamenti, i fenomeni di generazione e corruzione sono dati dallo scontro continuo di contrari, d'accordo? Giorno-notte, secco-umido, freddo-caldo e così via, d'accordo? Però, appunto, se tu ricordate la differenza tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva, se tu consideri le cose attraverso i sensi, dirai che queste coppie di contrari hanno due poli, uno diverso dall'altro, che la notte è differente dal giorno. Invece, se vedi le cose attraverso l'intelletto, il nous, capirai che la realtà c'è un livello più profondo della realtà che non corrisponde alla conoscenza sensibile. In realtà, la verità è che i contrari sono la stessa cosa. Abbiamo la dottrina fondamentale di Eraclito, quella dell'unità dei contrari. Unità dei contrari, d'accordo? L'unità dei contrari, la coincidenza dei contrari, coincidenza degli opposti, coincidentia oppositorum, diranno i latini, d'accordo? L'unità dei contrari significa che tutto è uno. Apparentemente il freddo e il caldo esistono separatamente tra loro, però in realtà sono la stessa identica cosa. All'origine di tutto, all'origine di ogni coppia dei contrari, c'è qualcosa, capite, che proprio fisicamente, naturalisticamente, è al fondo di tutte le cose e che genera sia l'uno sia l'altro di una coppia di contrari, d'accordo? Alla base del caldo e del freddo c'è un'unica realtà e quindi il caldo e il freddo apparentemente appaiono come separati, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia, sono la stessa cosa, sono due polarità di qualcosa che è unico. Avete presente una medaglia? Una delle facce della medaglia non potrebbe esistere senza l'altra. Quindi i contrari per Eraclito soltanto in maniera apparente sono differenti l'uno dall'altro. In realtà, se tu rifletti, sono la stessa identica cosa. Non potrebbero esistere l'uno senza l'altro. Il giorno non esisterebbe senza la notte. Noi non potremmo neanche capire che cos'è la luce, capite? Se non conoscessimo il suo contrario, cioè il buio, se fosse sempre tutto luce e non avessimo mai avuto esperienza del buio, noi non capiremmo che cos'è la luce, anche da un punto di vista della comprensione, della conoscenza, o proprio anche del sentimento, dello sperimentare appunto a livello, lo vedremo, a livello proprio biologico, gnoseologico, noi comprendiamo una cosa soltanto perché conosciamo il contrario. Ogni cosa non esisterebbe senza il proprio contrario e non sarebbe conosciuta se noi non conoscessimo il contrario. I contrari sono due facce della stessa medaglia, in realtà sono una cosa sola. È come se i due contrari fossero complementari, d'accordo? Per esistere hanno bisogno l'uno dell'altro. L'uno non può esistere senza l'altro. Questa è la verità, il logos, la legge che dà ordine a tutto. Sembra esserci disarmonia, sembra esserci pluralità, sembra esserci diversificazione, ma in realtà l'armonia è data dal fatto che a differenza di quello che dicono i sensi, tutto è uno e i contrari coincidono. Coincidenza dei contrari, unità degli opposti. Gli opposti coincidono. Unità degli opposti
gli opposti coincidono, d'accordo? Vediamo di fare qualche esempio. Eraclito ha diversi frammenti in cui esprime quest'idea fondamentale, l'unità dei contrari. Eraclito è il filosofo dell'unità dei contrari. Altre dottrine che vedremo sono dottrine secondarie ma anche del tutto complementari e del tutto aggiogate alla dottrina principale, quella dell'unità dei contrari. Eraclito dice la malattia rende piacevole e buona la salute, la fame, la sazietà, la fatica e il riposo, d'accordo? Noi non potremmo sperimentare, non potremmo neanche comprendere cos'è la malattia se non sapessimo cos'è la salute. Se fossimo tutti sempre malati dal primo all'ultimo istante della nostra vita, noi non chiameremmo quella cosa lì malattia. Per noi magari sarebbe salute, ok? Quindi la fame rende piacevole la sazietà. Noi non saremmo contenti se fossimo sempre sazi dal primo all'ultimo momento della nostra vita. Noi capiamo cos'è la sazietà perché comprendiamo qual è il suo contrario. Capite? Senza il contrario non si può assolutamente comprendere il proprio contrario. Non capiremo cos'è la fatica senza il riposo e il riposo senza la fatica. Un altro frammento famosissimo, una e la stessa, è la via all'insù e la via all'ingiù. La via all'insù o la via all'ingiù sono l'unica e la medesima via, dipende dal senso in cui tu la percorri. Non puoi dire che quella strada è diversa. All'andata sarà una salita, al ritorno sarà una discesa, però si tratta della stessa via, cioè fisicamente non è la stessa cosa. Sembra, capite, sembra che quel tratto di strada, che quella via, che quella strada sia diversa all'andata rispetto al ritorno, ma è la stessa strada. È la stessa strada, quindi vedete, in un'unica realtà, nella stessa strada, sono concretate, sono identificate due apparenze contrarie, la salita e la discesa, però di fatto questo è apparente, perché la salita e la discesa sono la stessa cosa. La salita è una strada fatta in un certo verso, la discesa è la stessa identica strada percorsa nell'altro verso, ma si tratta sempre della stessa strada. Comune infatti è il principio e la fine della circonferenza del cerchio. Comune è il principio e la fine della circonferenza del cerchio. Questa è un'argomentazione di tipo geometrico. Il punto P è contemporaneamente l'inizio e la fine del cerchio. Come qualunque punto all'interno di una circonferenza può essere considerato il punto iniziale e il punto finale del cerchio. Dove comincia il cerchio? In un punto. Dove finisce nello stesso punto. Inizio e fine sembrano due cose che esistono separatamente, c'è un inizio e c'è una fine, ma in realtà sono lo stesso punto. Dipende da come lo consideri, se lo consideri il punto di inizio oppure se lo consideri il punto di fine, ok? Il mare è l'acqua più pura e più impura allo stesso tempo. Perché? Per i pesci è potabile e significa vita, conserva la vita, quindi per i pesci l'acqua è pura. Invece per gli uomini l'acqua ovviamente è impura. Per i pesci significa vita, per gli uomini significa morte. Per gli uomini l'acqua è impura, lui sta parlando della respirazione, perché l'acqua, dice Eraclito, è imbevibile ed è fatale, ti affoghi. Quindi il puro e l'impuro, la vita e la morte, ciò che può essere bevuto e ciò che non può essere bevuto, è la stessa identica acqua, quindi questi contrari sono del tutto apparenti. Anche qui dipende dal punto di vista. E quindi congiungimenti sono intero non intero, concorde discorde, armonico disarmonico. Per Eraclito queste sono le stesse cose. Da tutte le cose l'uno, dall'uno tutte le cose. D'accordo? Dall'uno scaturiscono i contrari,
Da tutte le cose, dalle cose plurali, scaturisce l'uno, ok? Quindi tutto è uno, capite? Tutto è uno. Alla base tutti i contrari sono solo un'unica struttura di fondo omogenea, che in realtà, capite, esiste solo un'unica struttura di fondo omogenea. Questa struttura di fondo omogenea tu lo puoi vedere in un modo oppure in un altro, ma è solo apparente il fatto che essa possa essere considerata come avente due opposti. Quindi, per quanto riguarda l'unità dei contrari, le cose fredde si scaldano, il caldo si fredda, l'umido si secca, ciò che è arido inumidisce. Capito? Ogni stato di cose passa continuamente nell'altro, ogni stato di cose passa continuamente nell'altro, ma in realtà alla base vi è una unità di fondo, d'accordo? Vi è unità, vi è un'unità di fondo, e quindi c'è anche un altro frammento, vediamo se lo trovo. Scusate. E, quindi vi sono anche degli altri frammenti. Ce n'è uno fondamentale che dice la stessa cosa è il vivente e il morto. La stessa cosa è il vivente e il morto. La stessa cosa è il secco e l'umido. Queste cose infatti si trasformano in quelle si trasformano in queste, d'accordo? Quindi sì, è vero che c'è una trasformazione, un mutamento, trasformazione, mutamento, ma in realtà alla base delle cose, alla base della trasformazione c'è un'unità di fondo, un qualcosa che permane identico, d'accordo? Quindi la stessa cosa è il vivente e il morto, la stessa cosa sono lo sveglio e il dormiente, la stessa cosa sono il vecchio e il giovane. Queste cose infatti si trasformano in quelle e quelle cose si trasformano in queste. Quindi è vero, Eraclito è anche il filosofo che dice che tutto si trasforma in qualcosa di opposto, però attenzione, lui sostiene che alla base della trasformazione, del mutamento degli opposti gli uni negli altri vi è qualcosa che permane, qualcosa che è, diciamo, qualcosa proprio di fondo, qualcosa di fondo. Vi sono anche degli altri frammenti, ce n'è uno proprio veramente oracolare, poetico, che dice che ogni contrario vive la morte dell'altro e l'altro muore la vita del primo. Capite? Da un punto di vista proprio poetico, oracolare, che significa ogni contrario vive la morte dell'altro, mentre l'altro vive la morte del primo. Esiste davvero la vita o la morte? No, sono la stessa identica cosa. Quando un contrario muore, un altro si origina, quando quello si origina, un altro muore. C'è un interscambio continuo, una trasformazione continua tra due stati di cose contrari che però in realtà al fondo sono la stessa cosa, la stessa struttura. Lui fa anche un esempio che riguarda il linguaggio, bios. Bios in greco vuol dire vita, bios, lo sapete, biologia. Però attenzione,
In greco bios voleva dire anche l'arco lungo da guerra, l'arco lungo che si usa in guerra, d'accordo? Quindi bios significa sia vita sia arco e quindi bios, dice Eraclito, per qualcuno è vita, per qualche altro è morte. Bios significa vita, ma significa anche arco da guerra che dà la morte, che in guerra procura la morte degli avversari. D'accordo? Quindi è anche un gioco di parole. Vi ho detto che nella cultura arcaica i termini, le parole avevano delle corrispondenze precise con le cose. Noi oggi siamo abituati a pensare che, vabbè, due cose diverse sono espresse dalla stessa identica parola, dallo stesso termine in maniera convenzionale, è capitato, è un caso, ma per gli antichi dell'epoca arcaica di Eraclito non era così. Cioè per loro una parola corrispondeva ontologicamente a un oggetto, non poteva corrispondere a un altro oggetto, cioè quella cosa deve per forza chiamarsi in quel modo. Il termine esprime la natura della cosa. Voi direte, ma basterebbe vedere che in una lingua straniera quella cosa viene chiamata con un altro termine. Ok, ma i greci tendevano a parlare solo la loro lingua e consideravano barbare tutte le lingue straniere. Quindi davano per scontato che un fonema, un flatus vocis, un fonema, un suono, il suono della parola corrispondesse ad una cosa precisa e c'era proprio un rapporto fondamentale tra la vox e la res. La vox, il termine, il fonema corrisponde necessariamente, ontologicamente, per forza a una determinata cosa. Quindi attenzione, bios che per noi è un gioco di parole, per Eraclito non era un gioco di parole. Cioè dal punto di vista di Eraclito, se un fonema, se una parola, una vox corrisponde a due cose differenti, vuol dire che quelle due cose differenti hanno qualcosa in comune. Cioè c'è un motivo per cui la parola corrisponde a due cose differenti. Non so se mi sono spiegato. Non è il rapporto tra parola e oggetto denotato, designato, significato dalla parola, un rapporto convenzionale per Eraclito, è un rapporto ontologico strutturale. La parola dice per forza quella cosa e non un'altra. Quindi per lui non è un caso se bios significa sia vita sia arco da battaglia che dà la morte. Per lui questo è proprio una dimostrazione che anche la struttura del linguaggio prende due significati opposti e dice che sono in realtà la stessa cosa perché li esprime con una sola parola. Quindi questa, diciamo, è la dottrina centrale di Eraclito, quella dell'unità dei contrari. Questa è l'unità, è proprio c'è una complementarietà, un'unità di fondo tra i due contrari che sono solo apparentemente, sono autonomi, separati, hanno una esistenza difforme l'uno dall'altro. In realtà i due contrari coincidono in una cosa sola. È come se proprio fisicamente vi fosse qualcosa, una particella, no, materiale di fondo, quando magari si è una particella materiale di fondo che fa sì che vengano fuori, poi scaturiscano due polarità opposte da questa struttura di fondo che invece è la stessa. Unità dei contrari, unità degli opposti. Questa è la dottrina centrale di Eraclito. Ora però la Vulgata dice un'altra cosa, no? Voi sapete che Eraclito è famoso non per questa dottrina dell'unità dei contrari, ma per la dottrina del tutto scorre, del divenire nel senso che tutto scorre e niente rimane, cioè del fatto che tutto si trasformi in tutto in una sorta di flusso universale, di perpetual flux lo chiamano gli anglosassoni,
in cui tutto si trasforma continuamente in una cosa completamente diversa, senza che non resti niente di immutato, senza che non permanga niente di stabile alla base. Ma Eraclito è davvero il filosofo del tutto scorre, e attenzione, l'aggiunta è fondamentale, tutto scorre non perché alla base di ciò che si trasforma, ricordate, il vecchio e il giovane, e c'è qualcosa che è lo stesso, no? Ricordate, la stessa cosa sono il giovane e il vecchio, la stessa cosa sono il vivente e il morto. Sono la stessa cosa, dice il frammento, perché gli uni si trasformano negli altri, gli altri si trasformano negli uni. È vero, gli uni si trasformano negli altri, il morto nel vivo, il vivo nel morto, il vecchio nel giovane, il giovane nel vecchio, il secco nell'umido, l'umido nel secco, però in realtà si trasformano nell'altro, però Eraclito dice però sono la stessa cosa. La stessa cosa sono il vivente e il morto, perché l'uno si trasforma nell'altro, l'altro si trasforma nell'uno, ma lui dice che le trasformazioni dimostrano appunto che esiste un'unica cosa alla base dei contrari, in cui uno si trasforma nell'altro, l'altro si trasforma nell'uno. Cioè sì che c'è un divenire, che c'è una trasformazione, ma che eh, in realtà la base del divenire della trasformazione, tutto si trasforma in tutto, non è vero che niente rimane, ma che in realtà tutto si trasforma in tutto perché le cose che si trasformano nelle altre sono identiche a ciò in cui si trasformano. E quindi vedremo la prossima volta, vedremo questo e vedremo anche un ultimo tema della filosofia di Eraclito, quello del fuoco e della possibile identificazione del logos con il fuoco come archè di tutte le cose. Quindi vi aspetto per la terza e definitiva conclusiva lezione su Eraclito. Per ora vi saluto e arrivederci.